Bene, quindi io, non so, devo tipo tirare il D20? Non ho... Cosa? 1! No, raga, reset e facciamo un briefing. Scopolandre! Ma non è neanche una parola, dai! Non è una parola D, è un'azione. Comincia con R. Animali domestici. Rinoceronte. Ultima, aiutaci un po' tu. Qua ognuno sta giocando a un gioco diverso. No, vabbè, comunque io stavo dicendo che l'assassino è sicuramente Cersei nella Sala del Trono che ha usato un blaster. Dave, se uccidi la regina, vai direttamente in prigione senza passare dal via. Ok, lo state facendo apposta. Ma sì ragazzi, non è più tempo di giocare, ora è tempo di crossover, universo nerd. Ragazzi, sono tutto un brivido! Sarà per il ritorno di Big Mouth. Gaudio e tripudio per l'arrivo di Call of Duty Black Ops 4. Titolo protagonista dell'ultima Milan Games Week. E noi c'eravamo. E guardate cosa abbiamo trovato, entreremo nel mondo delle action figure. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. È per questo che siamo qui. Inizia Crossover. Let's go! No, non glielo posso chiedere. Non qui. Non insistere. Ma con chi sta parlando? Non lo so, non ho capito, chiediamoglielo, non... Certo, prima che ci tocchi a batterlo. Ryan! Ma con chi ce l'hai? Con Maurice. Non lo vedete? Morì. Chi? Maurice, il mio mostro degli ormoni. Mi sa che qualcuno qua, ragazzi, non ha passato il periodo della pubertà. Ci siamo! È partita la seconda stagione di Big Mouth, la serie animata creata dalle menti geniali di Nick Kroll e Andrew Goldberg che racconta con superba irriverenza la pubertà. Come mai in tutti questi video la pubertà per i ragazzi è tipo il miracolo dell'eiaculazione e noi ragazzi siamo solo un gomitolo di tubi doloranti? Ricordate? Ma sì, quella fase complicata della vostra vita. I brufoli, le mestruazioni, i peli che spuntano laddove non batte il sole, gli ormoni impazziti, l'umore che oscilla, i pianti, i timori e le risate a crepapelle. Se non te ne vai via subito da qui, faremo uno schizzo alla Jackson Pollock sui tuoi pantaloni. E un famoso espressionista astratto. La pubertà è la terra di confine tra l'infanzia e l'età adulta, una sorta di buco nero in cui tutti si sono sentiti almeno una volta tipi da metà pullman. Quella lesbica maschio siete persone da metà pullman e vuoi arrivare in fondo? Concludi la cosa con Jessie e molla Billie Jean King. Big Mouth ve la racconta in maniera spregiudicata, con un linguaggio dissacrante, per farvi arrossire. Aspetta, vacci piano. Siamo a 60 metri dal bagno, fratello. Devi rallentare un po'. È come un bullo ripetente di terza media che sbeffeggia le matricole impauriti al loro primo giorno di scuola. Non è terribile, Jessie? Devi essere d'accordo con Devin, lei è l'alfa e deve essere soddisfatta a tutti i costi. No! Il mostro degli ormoni, l'istrionico tentatore che ha svelato a Nick Birch il miracolo dell'eiaculazione. Toc, chi è? È il mostro degli ormoni. Sarà protagonista anche della seconda stagione, ma attenzione, avrà un rivale scomodo, lo stregone della vergogna, che cercherà di favorire nei protagonisti il senso di colpa e l'imbarazzo. Vergogna! Chi sei? Lo spirito della vergogna! Sarà un match tra titani contemporanei. Chi avrà la meglio? E poi diteci la verità, quale dei due ha dominato la vostra pubertà? Sta avvenendo. Non ancora, è per questo che dobbiamo arrivare in bagno, tesoruccio. Oh ragazzi, che figata, sta uscendo il nuovo Call of Duty Black Ops 4. Quindi a breve partirà anche il competitivo? Sento già il profumo di e-sport. Ah, ho sempre amato il multiplayer di Call of Duty, soprattutto quello di World War II. Ah, ma quindi avrai riconosciuto la voce del nostro Dave? Sì, è vero, doppiava le voci delle truppe tedesche. Ah, ma quindi sentivo te ogni volta che morivo? È colpa tua! No, cioè, sì, sentivi lui, ma non è colpa sua, Giada. Come no? Davvero Giada, non funziona così. Beh, il ragionamento non fa una piega. Tu parlavi, lei moriva, colpa tua, esatto. Arrivano dal ponte! Movimento dal ponte! Dave, non mi fare così, che mi parte il PTSD. Dimenticate il realismo, le ricostruzioni storiche, le trame fantapolitiche degli ultimi anni. Qui non troverete niente di tutto questo. Da solo puoi provare a resistere. Insieme potete scatenare una guerra. Call of Duty Black Ops 4 ha in testa un solo obiettivo: divertire, e ci riesce anche discretamente bene.
Balliamo il tango! Con questo nuovo gioco, Activision mette in panchina il single player per allestire un'offerta totalmente dedicata al gioco online e che ora, oltre alle immancabili modalità classiche e la divertente modalità zombie, include anche un adrenalinico Battle Royale, qui ribattezzato Blackout. Ci hanno dato il fuoco. Scateneremo l'inferno. In questa modalità potranno competere tra di loro 80 giocatori diversi, in team o da soli, nella mappa più grande della storia di Call of Duty. In Blackout faranno la loro comparsa anche diversi mezzi di trasporto come camion, jeep, imbarcazioni ed elicotteri. Joypad alla mano da giocare è sempre il solito Call of Duty. E che c'è di male? Ma quest'anno il pacchetto è talmente ricco che sarà davvero difficile far finta di nulla. La sfida a Fortnite è aperta. E quindi solo una parola, competitivo online. Ragazzi, come siete messi? Ma io abbastanza bene. Destiny 2, Call of Duty, Heroes of the Storm. Heroes of the Storm è un MOBA in stile League of Legends. Qualcuno gioca LOL? Io? Giada! Ma ranked pesante, competitivo, vi spacco, Diamond? No, gioco così con gli amici. For fun. Sei una fan? Sì, good luck and have fun. Quindi anche cosplayer di LOL? Esatto. Io adesso ho quasi paura a chiedere, ragazzi, ma voi? No, però io già la capisco. Sì. Giocare per divertirsi, ma competitivo non me ne parlate perché a me viene l'ansia della prestazione. Ma tu giochi online? No. Niente? No, giochi online sì, RPG, però se si parla di shooter, quello della mia vita è Gears of War. TPS, tutti quelli di Gears of War, sì. Però seriamente multiplayer, no, non ce la posso fare. Gears è una bella serie. Ultima. Allora, oltre a Call of Duty, se parliamo di giochi online, sicuramente World of Warcraft. Lì ho vissuto 2 anni della mia vita in tuta a mangiare latte e biscotti. Solo 2? Mi sono disintossicata in fretta. Pensa che è un gioco che esiste da più di 10 anni, quindi... Beh, è andata bene, 2 anni, voglio dire, ce l'ho fatta. Ho visto di peggio. Sono fiera del mio risultato. Comunque ragazzi, Fortnite lo conoscete, sì, è il gioco del momento. Quello sull'isola, che vanno tutti sull'isola. Genere Battle Royale, 100 persone che si lanciano su un'isola, vince soltanto uno. Call of Duty Black Ops 4 ha inserito la modalità Battle Royale. Fatto bene, ha visto che è funzionale e quindi l'hanno inserito nel gioco, è giusto? Fatturare, tac, Call of Duty, tac. Bene amici, Call of Duty Black Ops 4, siete pronti a giocare? ...2018, anche se si è in compagnia, si è da soli. Ma si può sapere cosa state facendo? Stiamo guardando le foto della fiera. Quale fiera? La Milan Games Week. Cavolo, mi sarebbe piaciuto esserci. Cara Ultima, la scelta per il weekend era ardua, ma alla fine hai preferito dedicarti alla tua passione per le bionde. Dave, spiegaci un po' cosa si è persa a Milan Games Week. Un giro sul circuito di Monza! La Madonna! Questa è una partita in anteprima Jump Force. Sto vincendo. No, stai barando. Guarda, adesso a calcio in ti sparo su una Mac. Guarda che roba. Sono su un simulatore di volo molto tecnologico. Mi sento anche un po' la protagonista di Titanic. Apri gli occhi. Jack, sto volando! Voglio scendere! Voglio scendere! Eagle 1, Fox 2! Sono tornato! È stato, punto, finiva lì la frase. No, è stato faticoso, e anche divertente, ma faticoso. Ma quanto è figo questo shooter multiplayer VR pensato per gli esport ed è made in Italy! Questa è la macchinina che dovresti costruire. Ma io voglio fare qualcosa di molto più grande, io voglio fare un bel robottone. Non ci credi? Sono un robottone gigante che vede in prima persona. E ho incontrato anche i miei amici cosplayer. Abbiamo qui Lucy Lane che oggi ha vinto la categoria Hearthstone. Mentre qui abbiamo... No, Bosette no. No, non si può.
Ah, il collezionismo, un hobby per tutti. Ma anche no. Comunque qui a Games Week c'è troppa gente, andrebbe scoltita un po'. Va bene, basta. Va bene, ci ripenso. E non sai cos'altro ti sei persa? Ad esempio una PG Arena stracolma di spettatori in delirio in cui il nostro Brian ha condotto le finali di League of Legends e Hearthstone? Oppure le 80 postazioni PC dedicate da MSI ai fan di Fortnite? Per non parlare di PlayStation, Xbox, Nintendo e tutti gli altri espositori che hanno contribuito al successo di questa edizione. Vuoi funghetto? Ma ti sei perso la Games Week? Tranquillo, c'è anche l'anno prossimo. Libidine! Povero piccolo. Lo sai che piano piano tornerà il tuo peso forma ideale, vedrai. In effetti lo vedo un po' sciupato. Ma che cosa gli è successo? Da quando ci avete passato il pusher di action figure siamo sempre in bolletta. Speriamo che sia la pizza. Vai tu, Dave, che sei bello forzuto. Sono bello forzuto. Non può andare lui che... Vabbè. Lui chi? Il pusher. Ma chi, Andre? Non lasciatelo entrare, abbassate la voce e non muovete un dito. Penserà che non ci sia nessuno e se ne andrà. Ragazzi, ben trovati. Com'è strisciato dentro questo? Non lo so, avrà fatto tutta una tirata. Oddio, ci saranno 2 spiccioli dentro. Oggi vi ho portato 2 pezzi molto particolari, ma anche molto preziosi, Groot e Rocket. Andrea, tu pensi che questi 2 riusciranno a tornare a casa con te stasera? Sono 2 statue molto costose, edizione limitata. E io una borsa piuttosto capiente. Allora avrai anche un portafoglio molto grande. Ma un pezzo di legno e un gatto non possono costare così tanto. Sì, sembrano 2 belle statuine, eh? Ve lo ripeto, questi sono prodotti edizione limitata, come i vostri fondi. Andrea, e smetti di blastare la gente! E comunque, chissà se un giorno potremo tornare al cinema e vedere il 3° capitolo dei Guardiani della Galassia. Consoliamoci con queste 2 incredibili statue targate Sideshow, Groot e Rocket, colorati a mano per simulare al meglio l'effetto legno di Groot, alto più di mezzo metro, e la pelliccia del suo amico procione. Cos'è un procione? Cos'è un procione? È quello che sei tu, stupido. Se non bastasse, la collezione comprende anche Angela, Gamora, Captain Marvel e Thanos. Qualcuno ci salvi? Allegria! Benvenuti a questa nuova puntata di Over the Quiz. Allora, per 1 milione di vecchie lire, cari concorrenti, dovrete rispondere a 3 domande. Cominciamo pure. Come si chiama il programma televisivo più nerd in assoluto? Le signorine sono state più veloci, la sapete? Crossover, Universo Nerd. Risposta esatta! E passiamo alla prossima domanda. Dove possiamo trovare curiosità e aggiornamenti riguardanti questo universo nerd? Si sono prenotati i maschietti, Allora, naturalmente sulla pagina Facebook ufficiale di Crossover. Ah, bravi. Cari telespettatori, qui siamo a pari. Ora l'ultima domanda. Mi raccomando, signorine, non cadetemi sull'uccello come fece la signora Longari proprio in questo momento, Allora, dove possiamo trovare il backstage e le stories più divertenti? Via al tempo. Sul nostro Instagram. Ah, bene, allegria. Crossover, Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. Allora, alla prossima puntata, amici ascoltatori, sempre più in alto.